Nella lezione di oggi vedremo insieme qualche foto e ti descriverò queste foto in italiano lento, usando parole in modo naturale, e se non le conosci puoi segnartele o puoi semplicemente ascoltarmi e allenare il tuo italiano. Se sei nuovo o nuova, hey, il mio nome è Paolina, sono madrelingua italiana e polacca e su questo canale creo contenuti per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Allora, questa foto l'ho scattata io, quindi scattare una foto, l'ho scattata io in Albania l'anno scorso, l'estate scorsa, quindi l'estate del 2025, perché sono stata in vacanza lì a luglio. Lo so, di solito, anzi 9 volte su 10, non ordino mai cibo italiano all'estero. È una cosa che non faccio, solo che qui questo posto ci era stato consigliato da un mio amico e abbiamo voluto provare la pizza con un gusto un po' diverso. A me le pizze estere piacciono se sono fatte bene, non sono una rompipalle su questo. Una persona rompipalle è un po' volgare, però vuol dire una persona pignola, una persona che rompe le scatole, una persona che ha sempre da lamentarsi. E questa pizza, ricordo, è stata molto buona, mi è piaciuta molto ed era una pizza, come potete ben vedere, tonda, perché in Italia abbiamo anche la pizza al taglio. Vi faccio vedere la differenza. Una pizza tonda è appunto a forma tonda, quindi a forma di cerchio, e vedete sopra c'era formaggio, adesso non ricordo quale formaggio nello specifico, poi il salame, mettiamoci d'accordo, non si chiama peperone o pepperoni in italiano, perché un peperone con una P, peperone, è questo in italiano: un peperone rosso, un peperone giallo, un peperone verde. I peperoni in Italia non li abbiamo. Abbiamo il salame. Il salame, se è piccolo, è un salamino. Il salamino. Così, se venite in Italia in vacanza, non cercate peperoni sul menù. O se vedete peperoni, è questo. Poi c'era il tartufo sul bordo ed era una pizza abbastanza grande. Non era piccola. Diciamo, era una taglia, penso, media o grande, non ricordo. Poi in questa foto abbiamo anche un cellulare sul tavolo, dei tovaglioli per pulirci la bocca, dei tovaglioli, poi diversi boccali di birra, due boccali di birra. Il boccale è questo e si usa appunto per la birra. Invece, se bevete vino, avrete un calice di vino, non il boccale. E poi c'è anche proprio una bottiglia di vetro di birra. Ci sono altre 2 pizze, i miei amici avevano altre 2 pizze, un amico aveva la mia stessa identica pizza, mentre in alto, nella foto, con la camicia di jeans, questo mio amico aveva una pizza diversa, ma non ricordo che tipo di pizza fosse. Poi abbiamo al centro un piatto con la salsa tzatziki, che io amo alla follia.
e nella foto c'è anche un tovagliolo un po' sporco e sopra il tovagliolo non capisco, forse c'è il nocciolo di un'oliva. Sembra il nocciolo di un'oliva, quindi la parte dentro e dura dell'oliva. E questa è la foto. Si intravede anche nella parte più a destra della foto, in basso a destra, una posata, proprio in basso a destra, e questa è la foto. Vi voglio mostrare un'altra foto perché questa è stata una delle mie colazioni preferite in assoluto. Io amo fare colazione e qui avevo il trilece. Il trilece è un dolce albanese, o almeno io l'ho assaggiato in Albania, non so se è originario albanese, se siete albanesi fatemelo sapere, ed è uno dei miei dolci preferiti, è delizioso, è buonissimo e qui era in una vaschetta di alluminio quadrata e sopra aveva questa decorazione, ma non potete capire quanto fosse buono questo trilece. È un dolce che a me personalmente fa impazzire. E poi avevo ordinato un espresso, un caffè espresso, perché comunque mi piace un sacco il caffè espresso. Di solito evito dei caffè troppo dolci o elaborati. Cerco di bere sempre un espresso o al massimo un americano. In questa foto vedete anche che il caffè era in una tazzina classica di ceramica bianca con un cucchiaino e poi potete vedere anche un po' il menù. Avevano anche delle opzioni per il pranzo e il mio dolce e il caffè erano su un vassoio nero di plastica. Spero che questa lezione ti sia stata utile. Fammi sapere se vuoi un'altra versione sempre per l'estate e noi ci vediamo al prossimo video. Ti lascio qui la mia playlist estiva, quindi italiano che ti può servire durante l'estate e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!